Il Cervino, maestoso, imponente, una delle vette più iconiche delle Alpi, sfida ogni alpinista con la sua bellezza. Con le sue 4 creste forma un'impressionante figura piramidale. Le 2 vie normali Orli e Leone, la più impegnativa Zmutt, e infine la cresta Fürgen, la più verticale e tecnica delle 4 che abbiamo scelto per il nostro viaggio. La via che affrontiamo si chiama Diretta degli Strapiombi, tagliando dritta sulla montagna e passando attraverso gli strapiombi finali per arrivare alla cima a 4.478 metri. Questo è l'unico video su YouTube di questa via, quindi se non vi iscrivete al canale vi muore il gatto. Ciao a tutti! Abbandoniamo l'ultima civiltà prima di avventurarci nel selvaggio. Oggi puntiamo al bivacco Bossi, che è un puntino lì sulla cresta del Fürgen. Abbiamo un po' di strada da fare, non perdiamo tempo, andiamo. Abbiamo ormai abbandonato il sentiero che va all'Oriondè, che va di là, e ci incamminiamo verso il Fürgen, abbastanza carici come muli. Ormai abbiamo superato l'Oriondè lì in altitudine, ci avviciniamo sempre di più al bivacco su sentiero meno ripido, però un po' dissestato e non facile da individuare. Ci sono abbastanza ometti, ma vanno guardati con cura, come fa Luca, non come faccio io. Come va? Bene. A bomba, siamo su un bel sentierino. Se qualcuno non arrivasse al Bossi, qua c'è una buona alternativa con una bella vista sulla vallata svizzera. Ed eccoci qua al passo della Madonnina, 50 metri di secondo attrezzati. Siamo risaliti da lì, arrivati al colle, fatto la cresta e adesso si va su. C'è una bella scarica di massi che sta venendo giù dalla parete est, dove infatti non oseremo neanche addentrarci. Ormai ci siamo, questa è la cresta finale, dietro quel cucuzzolo c'è il nostro bivacco. Ed eccoci arrivati ai nostri tortellini. E c'è. Che meraviglia! 3 letti a disposizione abbiamo. Bella la vita in bivacco. Dai, questo bivacco è bello. Bivacco bello. La neve è qua che si scioglie, il cibo è qua che si cuoce. Fate vedere la vista. Meraviglia. Si vede anche la cima per un momento. Allora qua sto porcello. Quello l'ha scagazzato, i tortellini invece. Un po' di brodo, un po' di tè, un po' di acqua, facciamo tutto. Ormai sta scendendo il tramonto, gli ultimi preparativi e si va a dormire. A domani. Eccoci col tè delle 3 di mattina e adesso si parte. È arrivato uno in bivacco ieri notte, quindi non facciamo tanto rumore. Sono le 3:30, siamo in partenza col Cervino illuminato da una luna fortissima. Andiamo.
iniziano a vedersi le prime luci dell'alba e stiamo salendo qui molto bene su passaggi di secondo e terzo. E lì si vedono tutte le frontali della cresta Horley, tutto là in alto. Eccoci arrivati alla prima spalla, c'è una piccola sosta, si vede bene tutta la parte successiva di cresta che dobbiamo salire e fino alla spalla di Fjurgen. Là vediamo anche la bivacco Solvay e ormai il sole sta per spuntare. Eccolo il sole che ci illumina i cuori e ci scalda un po', anche se non ho tanto freddo. Continuiamo a salire verso la spalla Fjurgen. Ormai sono passate le 8 di mattina, ci manca ancora 200 metri circa perché vediamo la capanna Solvay un po' sotto di noi, quindi abbiamo passato i 4000 metri. Siamo ormai, abbiamo lasciato giù la seconda spalla, ci stiamo avvicinando alla spalla di Fjurgen. Inizia a sentirsi un po' la stanchezza adesso, più io che Luca. Sono le 10:30, abbiamo trovato i primi spit dopo 7 ore di arrampicata e abbiamo attaccato la diretta di strapiombo. Dopo 7 ore di cresta siamo finalmente alla spalla del Fjurgen, dove inizia l'arrampicata vera e propria. Ok. Ecco finalmente i canaponi della Horley, ci siamo proprio vicini. Pensa che questo è l'ultimo tiro della Fjurgen. Alle 1:50 sono felicissimo, dai che siamo gasatissimi. Adesso arriva qua Luca da giù. Guardalo lì che sale sui canaponi. Adesso andiamo alla croce italiana.
Grande Bomber! Siamo in cima veramente questa alle 2:48. Eccoci sulla cima italiana insieme a un uccello. Cumbre sulla cima italiana. Viva la Fürge e i suoi strapiombi.